Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto tipografico d'impatto per una grafica destinata a Facebook o a Instagram, quindi parliamo di un formato quadrato. Abbiamo caricato la nostra immagine nell'area di lavoro. Se l'immagine non è quadrata, quindi magari è sviluppata in senso verticale, ci spostiamo sulla palette degli strumenti, selezioniamo lo strumento taglierina e dal pannello dinamico nella parte alta andiamo a fissare due dimensioni, larghezza e altezza, identiche, per esempio 1080x1080, che è il formato predefinito standard delle immagini per post. Dopodiché facciamo un clic all'interno dell'area dell'immagine e andiamo a ritagliare, spostando i crocini verso l'alto, verso il basso, ritagliando appunto l'immagine, generando un quadrato, quindi magari inquadrando il soggetto, la parte del soggetto principale all'interno del formato quadrato. Dopodiché andremo a cliccare su conferma nella parte alta. A questo punto andiamo a selezionare il livello di sfondo bloccato, lo duplichiamo e lavoreremo sullo sfondo copia. La prima cosa da fare è assicurarsi di lavorare in modo centrale, allineando quindi gli elementi partendo dalla parte centrale dell'immagine. Quindi attiviamo le guide, che sono queste nella parte alta, e a sinistra, se non sono attivate, andiamo su visualizza, righelli. Dopodiché ci spostiamo nella parte sinistra, una volta selezionato il livello sfondo copia, e trasciniamo una guida fino a quando non si blocca automaticamente qui nella parte centrale. Abbiamo definito il centro verticale, dopodiché ci spostiamo nella palette degli strumenti, andremo a selezionare lo strumento rettangolo, assicuriamoci che il colore di riempimento, come vediamo dal pannello dinamico nella parte alta, sia nero, la traccia nulla, dopodiché ci spostiamo con il cursore all'inizio della metà verticale, nella parte sopra, e disegniamo il rettangolo, facendolo uscire anche leggermente dall'immagine in questo modo. Se ci spostiamo sul pannello livelli, vedremo la forma rettangolo che è stata appunto disegnata e ha generato un livello che si trova appunto qua sopra il livello sfondo copia. Se torniamo sul pannello dinamico, vediamo e ci assicuriamo chiaramente che dal menu a tendina della forma del quadrato sia selezionata appunto l'opzione forma e non tracciato. Questo è importante per il nostro percorso di realizzazione dell'effetto. A questo punto andremo a selezionare lo strumento testo e andremo a scrivere il nostro testo, magari in 3 righe, 3 parole, come se volessimo promuovere un prodotto o un messaggio per una campagna pubblicitaria. Ora andiamo a selezionare lo strumento testo e andiamo a scrivere la nostra prima parola. Ci spostiamo però fuori dal rettangolo, facciamo un clic. È preferibile usare, per enfatizzare, quindi evidenziare meglio questo effetto, un font di tipo serif che si estenda tendenzialmente in verticale e molto facile alla lettura, come potrebbe essere Archivio Narrow, magari con caratteristica bold. Quindi vado a scrivere la mia prima parola. Ora ho bisogno chiaramente di ingrandirlo, perché così è troppo piccolo. Io devo andare a occupare l'intero rettangolo con 3 righe di testo, magari con la stessa parola ripetuta 3 volte, come appunto se volessi enfatizzare un messaggio di una campagna pubblicitaria, spot, lampo. Quindi da pannellino caratteri mandare per esempio una grandezza di 385. Poi vado ad aumentare l'altezza delle lettere, poi mi sposto con il mouse sul crocino del riquadro della parola e vado ad aumentare in modo proporzionale la dimensione della parola. La vado a inserire all'interno del rettangolo in modo da centrarla ancora meglio al suo interno. Lascio un po' di spazio di distanza dal bordo sinistro, dal bordo destro e dal bordo superiore e confermo dal pannellino dinamico. Ora andiamo a dare già un'interlinea molto importante, che è proporzionale ovviamente sia alla verticalità delle singole lettere sia alla dimensione del font utilizzato. Perciò potremo mettere ad esempio, per cominciare, un'interlinea di 200 punti. Dopodiché ci spostiamo alla fine della parola con un clic del mouse, diamo a capo con l'invio. Andiamo a digitare quindi la seconda parola, che è la stessa, dopodiché daremo di nuovo l'invio fino a digitare la terza parola sul terzo rigo. Come vedete, le 3 parole sono ancora troppo vicine tra di loro, quindi torniamo sul pannello carattere e aumentiamo ancora l'interlinea, cioè la distanza tra le singole parole dello stesso blocco di testo. Ricordiamoci sempre di far coincidere comunque la presenza delle parole all'interno del riquadro senza toccare i bordi. Aumentiamo ancora l'interlinea in modo da lasciare una distanza proporzionale tra le 3 parole. Chiaramente a questo punto dovrò diminuire l'altezza, giocare di nuovo con l'interlinea in modo da far rientrare il blocco di testo all'interno del rettangolo. Ed ecco qui, a questo punto devo creare una foratura, cioè devo creare una sorta di mascheramento che mi permette di vedere l'immagine attraverso l'interno delle lettere. Quindi andrò a selezionare il livello del testo, poi mi sposterò nella parte bassa del pannello livelli, cliccherò sulle opzioni FX, quindi gli effetti di stile, e di nuovo su opzione diffusione. A quel punto non sarà mio interesse andare subito a applicare uno stile particolare tra quelli proposti dal pannello stili di livello, mi interesserà invece appunto andare a creare subito un effetto di fusione tra il testo
testo e l'immagine, quindi tra il testo, il rettangolo e l'immagine ancora di sotto. Perciò mi sposterò qui nella parte centrale dove c'è funzione avanzata, dove c'è appunto la possibilità di ridurre l'opacità del riempimento. In questo caso il riempimento è appunto il colore che riempie le singole lettere, cioè il bianco. Andiamo ad annullare il riempimento. Ora non vedremo nulla perché chiaramente c'è il rettangolo nero da sotto. Ci spostiamo appena sotto, qui accanto al parametro foratura, andiamo ad aprire il menu delle opzioni messe a disposizione e andiamo a selezionare l'opzione bassa o profonda. Ed ecco qua, in questo modo vediamo l'immagine che filtra dall'interno delle lettere. Abbiamo creato questo effetto d'impatto, diamo l'ok. Vediamo di applicare lo stesso effetto anche su un'altra immagine, ricordiamoci sempre l'immagine deve essere quadrata. Andiamo quindi a duplicare il livello di sfondo, creiamo uno sfondo copia, dopodiché attiviamo una guida dal righello laterale in modo da determinare il centro dell'immagine. Poi selezioniamo lo strumento rettangolo, andiamo a tracciare un rettangolo che ci assicuriamo sia una forma e non un tracciato. Lo possiamo vedere appunto dal pannellino dinamico nella parte alta a sinistra. Dopodiché andiamo a selezionare lo strumento testo, che in questo caso è già impostato come archivio narrow con le stesse caratteristiche che abbiamo utilizzato già nella prima grafica. Facciamo un clic all'esterno e scriviamo la nostra parola. Anche qui andiamo a ridimensionare il testo in modo da farlo rientrare più o meno coincidente con la larghezza del rettangolo, facendo sempre attenzione di lasciare un spazio di distanza tra i bordi e il testo. Diamo un ok, confermiamo dal pannello dinamico, selezioniamo di nuovo il testo, facciamo un clic alla fine del testo e andiamo a dare la capo digitando le altre due parole. Torniamo sul pannello livelli, con il testo selezionato andiamo a raggiungere un'opzione di fusione, quindi assicuriamoci che sia selezionato parametro opzione di fusione, ci spostiamo nella parte centrale, annulliamo il riempimento, quindi diamo opacità 0 e foratura bassa, clicchiamo su ok. Una cosa che possiamo fare chiaramente è andare a giocare per esempio con il colore del rettangolo, anche qui possiamo per esempio applicare un'opzione di fusione come sovrapposizione colore, rendendo ancora più dinamico a livello cromatico lo sfondo sul quale è ospitato il testo forato. Oppure possiamo andare a dare una sfumatura al rettangolo in modo da giocare per esempio con i colori della palette dell'immagine, facendo un clic all'interno e selezionando i vari marker e poi le tavolozze. Con il selettore colore andiamo a selezionare i colori presenti sull'immagine in modo da rendere, abbastanza familiare l'utilizzo dei colori perché è in linea con la grafica e quindi con l'immagine sulla quale stiamo lavorando. Possiamo anche eventualmente invertire la sfumatura in modo da cambiare l'ordine e anche il verso attraverso l'angolazione dei colori presenti sull'immagine e dare l'ok. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!